Oggi vi faccio scoprire come si allenano i vegani, persone un po' strane. Ho scoperto che andando nei campi qua in giro si trovano, per esempio, come questo personaggio qua dietro, sono qui che si allenano tranquilli. Allora adesso li andiamo a disturbare e gli andiamo a chiedere cosa fanno per diventare così grossi e muscolosi. Allora, siamo qui col mitico Fabio Scali, atleta vegano, bodybuilder. Assolutamente sì, natural. Natural, ossia senza l'utilizzo Di sostanze dopanti. Partiamo subito con la prima domanda. Ma queste proteine le prendi solo dall'insalata oppure le prendi da qualche altra parte? No, le fonti proteiche che utilizzo sono svariate, dai cereali ai legumi, ai derivati della soia, alla soia stessa. Si ha una varietà di fonti molto ampia, quindi non ci si ferma all'insalata o alla verdura scondita. O alla verdura scondita. Okay. Ecco. Si riesce, se si vuole, si può ottenere quello che si vuole anche con una scelta alimentare di questo genere. Da quanto tempo lo fai? Da quanto tempo? Sei grosso così, perché adesso dopo vi faccio vedere, ma è proprio grosso. No. Allora, che gareggio sono ormai 2 anni. Questo mi avvio alla 3ª stagione di competizione. Ah, ok. Sì. E invece vegan ormai da 4 anni. Ah, ok. Quindi sì. Tutta la massa l'hai fatta da vegan? Sì. Da vegan. Prima mi allenavo sempre, ho sempre avuto questa passione, ma non ho mai preparato competizioni, quindi da non vegan, da onnivoro, non ho mai preparato competizioni e non avevo mai avuto questo tipo di struttura. Ah, ok. Vabbè, ci fai vedere come ci si allena? Andiamo. Quanto bisogna allenarsi per arrivare alla tua condizione fisica? Ma io attualmente mi alleno dalle 4 alle 5 volte a settimana, a dipendenza del periodo, di quanto si avvicinano il periodo agonistico, quindi quello di competizione, e quindi appunto le variazioni sono in base a questo tipo di evento. E come ore? Come ore siamo intorno a un'ora e 40, un'ora e mezza, un'ora e 45 di allenamento ad ogni seduta, quindi si arriva a un totale di tra le 8-9 ore settimanali. Ok. Quasi potrei farlo anch'io allora. Tutti possono farlo tutti, l'importante è avere la voglia e la pazienza di mettersi dietro a fare un percorso di questo tipo. Ecco. Non è proibitivo, si può fare anche ad un livello un pochino inferiore, quindi senza preparare delle competizioni, però e quindi si può avere 3-4 volte a settimana, un'oretta e mezza. Ok. Ma dopo 6 ore a settimana ce la si cava. Ce la si fa. Ma dopo ti viene la scimmia quando sei dentro nel tunnel e quindi dopo vuoi andare a fare le gare. E poi dipende, non so se lo consiglierei per tutto quello che c'è dietro, però è un passo successivo. Ok. L'avvicinamento sta lì. Tutti questi muscoli li hai fatti che non eri veg e di conseguenza hai fatto la massa prima con le bistecche e dopo hai mantenuto con la soia, tra virgolette, oppure invece l'hai creata? Perché di solito so che è un argomento molto gettonato e tutti dicono no perché li ha fatti prima e poi adesso fa il figo, ma in verità... No, io sono sempre avuto una vita sportiva, avendo fatto sport da quando ero piccolo. In palestra ci andavo anche prima di diventare vegan, ma non ero assolutamente così.
perché le competizioni, quindi tutto il mio percorso agonistico nel bodybuilding natural l'ho fatto assolutamente da vegano, quindi tutte le preparazioni sono state fatte con un regime alimentare vegan. Ok. Quindi anche prima avevo un fisico atletico, ma non era di questo... Non era scolpito. Non era di questo genere qui. Scolpito nella verdura. Intagliato. Intagliato nella verdura, ecco, sì. No, Ok. quindi ci si può arrivare anche partendo da zero a preparare delle competizioni o comunque avere delle soddisfazioni estetiche, perché quando si va in palestra si va sia per sentirsi bene e anche per un fine estetico, da vegan assolutamente. Si può ottenere. Ok. C'è sempre una domanda che tutti si fanno quando uno fa bodybuilding da ignoranti, nel senso che io rimango ignorante in materia, no? Non essendo il mio campo, che è sempre ma devi integrare per forza con i beveroni, perché non si arriva mai al quantitativo di cibo o all'apporto proteico che serve. Tu cosa fai? Cioè utilizzi, non utilizzi? Allora, io utilizzo degli integratori, ma come dice la parola stessa, appunto, è un'integrazione all'alimentazione quotidiana. Ok. Quindi quando non riesco ad arrivare alla quota corretta, integro con dei prodotti esterni. Ok. Non è necessario, quindi non è per forza obbligatorio, ecco, più che Ok. necessario. Ovviamente è un supplemento, quindi aiuta ad arrivare dove è più difficoltoso arrivare, no? Ok. Perché da vegan abbiamo pochi alimenti che contengono solo uno dei 3 macros, no? Ovviamente è un pochino più difficile fare le combinazioni. Ok, da No, studiare di più. Bisogna starci un pochino più attenti, però è fattibile e ci sono molti esempi che lo dimostrano, ecco, nello sport. Sì, ormai tantissimi atleti stanno passando. Ci sono molti atleti in svariati sport, si stanno avvicinando atleti anche nel calcio, come nell'atletica leggera o negli sport di endurance o comunque anche atleti di bodybuilding, a tutti i livelli. Vabbè, abbiamo il nostro salutiamolo, Massimo. Il nostro Massimo Brunaccioni, che lui è un atleta d'elite, quindi è un professionista del bodybuilding che gareggia a livello internazionale, anche in America, quindi si può, basta volerlo. È fattibile, va bene. Quando dici a un tuo collega o a qualche persona che segui, che gli fa il personal, insomma tutto il resto, no? Dici che sei vegano, no? Okay. Ma ti prendono ancora per il culo? Allora, Oppure siamo andati oltre questa cosa? Cioè vedendo il risultato, nel senso che uno ti guarda e dice vabbè, anche se vegano, allora, cioè muto devo stare. Diciamo che non lo dico subito. Ok. No, scherzi a parte, si cerca sempre di far conoscere il mondo vegan anche agli atleti nuovi che si affidano al mio percorso, quindi si propongono delle scelte alimentari vegan, si fanno conoscere delle cose che per ignoranza o comunque per pigrizia magari non hanno mai né provato, oppure per partito preso non hanno mai voluto provare, quindi li si avvicina a questo mondo, ma non lo si obbliga perché deve essere una scelta loro. Certo. E guarda, onestamente la presa in giro c'è sempre, nel senso che comunque sei un mangiasoia oppure sei quello che viene collegato assolutamente solo all'insalata o al pomodoro o al cavolo. Sì. Quindi fondamentalmente loro tanti non sanno tutti gli alimenti che stanno dietro, oppure tanti non sanno che stanno magari facendo una scelta di un pranzo o di una cena vegan e lo stanno mangiando anche loro. Certo. Semplicemente perché non pensano che magari mangiare Pasta e fagioli è una scelta vegan o pasta e ceci. Certo. Se dopo lo sanno non lo mangiano più. Se dopo lo sanno non lo mangiano più e quindi è questo, però lo stiamo vedendo, cioè, tante scelte anche nei supermercati che stanno premiando questo percorso. percorso. Ormai è un trend in crescita. Assolutamente sì, quindi
appunto tornando a questa domanda, la presa in giro c'è sempre, magari un po' meno di qualche anno fa, Ok. però ci si abitua, dai, si risponde con i fatti. Ah sì, Si quello per risponde con forza. i fatti e con la dimostrazione che si può. Certo, certo, fantastico. Grazie mille, magari Grazie a facciamo te. ancora qualche altro video insieme se hai voglia, Volentieri. magari come si allena un muscolo vegano. Ecco, grazie mille a tutti. Ciao, ciao, un saluto.